So today has been just another practice day. Oggi è stata un'altra giornata di pratica. And what people have been reporting in their interviews is so interesting because the practice keeps going on. Ed è stato molto interessante quello che le persone hanno riferito nei loro colloqui, perché la pratica continua. And it keeps deepening for people. E per molti continua ad approfondirsi. And I'm sure you're aware, tomorrow everything changes. E immagino che siate tutti consapevoli del fatto che domani tutto cambia. We began a journey here together some days ago. It feels like years ago, but here we are. Abbiamo iniziato un viaggio insieme alcuni giorni fa, anche se sembrano quasi degli anni, ma eccoci qui. And tomorrow your retreat begins another phase. E domani il vostro ritiro comincia una fase diversa. That phase of active integration. La fase di una integrazione attiva. I want to talk a little bit about that tonight, of course. Ne vorrei parlare ovviamente un po' questa sera. But first, before I do, I want to talk a little bit about the relationship of Metta and Vipassana, because a couple of people have asked. Mm-hmm. Ma prima di fare questo vorrei iniziare parlando un po' della relazione che intercorre tra Metta e Vipassana, perché è una questione che è stata sollevata da alcune persone. And please understand this is a huge topic, so it could be a couple of talks, and so I'll try to condense it into about 5 minutes. E vi prego di rendervi conto che è un argomento gigantesco, se ne potrebbe parlare quantomeno per 2 discorsi. Cercherò di condensarlo in 5 minuti. At the outset to say you can't do Vipassana without Metta, and you can't do Metta Bhavana without Vipassana. Prima di tutto, la prima cosa da dire è che non si può fare Metta Bhavana senza Vipassana e Vipassana senza Metta Bhavana. We tend to think about different kinds of practice and different aspects of the teachings as different things. Tendiamo a pensare a pratiche diverse e ad aspetti diversi degli insegnamenti come cose veramente diverse fra loro. But one of the wonderful things about the Dhamma as a body of teachings is that wherever you go into it, it's like a hologram. The whole thing is there. Ma la cosa meravigliosa degli insegnamenti del Dhamma è che da qualunque parte vi si acceda è come un ologramma, si tocca una parte e se ne toccano tutte. So even though these practices are very different in terms of form, quindi anche se queste pratiche sono molto diverse a livello della loro forma, much of the felt difference comes from a change of what we emphasize. Molta della differenza che noi avvertiamo dipende da quello che noi enfatizziamo. Whether we're doing Vipassana Bhavana or Metta Bhavana, sia che facciamo Vipassana Bhavana o Metta Bhavana, we have to pay attention moment to moment to moment. Dobbiamo prestare attenzione momento per momento. In Vipassana Bhavana, we're paying attention in order to understand. Nella Vipassana Bhavana prestiamo attenzione per comprendere, per essere in grado di capire. In Metta Bhavana, we pay attention in order to care. E nella Metta Bhavana prestiamo attenzione per poterci prendere cura. So it's a very different intention there. Quindi l'intenzione è molto diversa. And as I've said before, the Vipassana Bhavana enters the door of the Dhamma through absolute reality. Come ho detto, la Vipassana Bhavana entra attraverso la porta della realtà assoluta. And the Metta Bhavana enters the door of the Dhamma through conventional reality, the stuff of our lives, our relationships. E Metta Bhavana invece entra nella porta del Dhamma attraverso la realtà convenzionale, quella delle nostre vite. This is what makes the Metta Bhavana such a surprise for people, that it brings up so much stuff.
E questa è una delle grandi sorprese di questa pratica, perché porta alla luce tantissime cose. And how it's so powerfully purifying. E anche il fatto che sia quindi così potentemente purificatrice. And if we want to use Metta Bhavana as a support for our Vipassana practice, there are quite specific ways to do this. E se vogliamo usare Metta Bhavana come sostegno per la nostra pratica di Vipassana, ci sono delle modalità ben precise per farlo. First, we primarily, in that case, develop. I'm going to back up. There are two different ways of doing this. Torniamo un attimo un passo indietro, ci sono due modi per farlo, specifici. One, if you have a period of time where you intended to do Vipassana practice. Se nel primo caso se avete un certo periodo di tempo in cui decidete di praticare la Vipassana And you want to use the Metta in general as a support for that. e volete utilizzare la Metta come un sostegno generale per questo. So then what's very helpful is for a couple of days at the beginning of a long retreat. And when I say long, I mean like a month. Quello che può essere utile è che all'inizio di un lungo ritiro, intendo lungo almeno un mese, So 2, 3, 4 days at the beginning of a retreat, you just do Metta Bhavana, wherever it's easy. all'inizio del ritiro per 2 o 3 giorni si pratica Metta Bhavana laddove sia più facile, To bring in gladness in the mind, lightness in the heart. per portare gioiosità e leggerezza nel cuore e nella mente. And to give a kind of a general foundation of some concentration. E per dare una base generale di concentrazione. And then after that, during the regular part of the Vipassana retreat, the first sitting of the day can be a metta sit. Poi durante il seguito del ritiro di Vipassana, la prima seduta della giornata può essere dedicata alla Metta. And then 5 minutes at the beginning of each sitting can be Metta Bhavana. E poi 5 minuti all'inizio di ogni seduta può essere dedicato alla pratica di Metta. This provides a general foundation of lightness and softness of the heart. Questo permette che vi sia un fondamento generale di leggerezza e di gioia nel cuore e nella mente. And it really smooths out the Vipassana practice. E ammorbidisce, rende più fluida la pratica di Vipassana. A second way of using Metta Bhavana as a support for Vipassana Bhavana is to develop the Metta Bhavana to the point of attaining very deep concentration. Un secondo modo consiste nel fatto di praticare la Metta Bhavana con una grande intensità fino al punto di conseguire una profonda concentrazione. So this is useful if you have a very long period of time to practice. Questo è utile se si ha un periodo molto lungo per poter praticare. And can develop the Vipassana for, say, a month. E si può sviluppare la Vipassana. I mean the Metta for about a month. E in questo caso si può sviluppare la Metta anche per un mese. Or however long it takes you to get to deep concentration. O almeno per tutto il tempo che è necessario per arrivare a una concentrazione profonda. And what this means is you stay in one category until you attain jhana, until you attain deep concentration states. Quindi vuol dire rimanere in una categoria fino a quando non si conseguono i jhana, cioè quegli stati di concentrazione molto profonda. And then you only move on to the next category when you've attained these states. And then you go category by category all the way through from yourself to all beings. E poi si passa alla categoria successiva soltanto quando in ognuna di queste si sono conseguiti quegli stati jhanici, e così una categoria dopo l'altra. This is the ideal, but if you've done quite a lot of metta practice and can attain these jhana states, then all you need to do is to practice the metta for as long as it takes you to get there.
Ma se si è già sviluppata a fondo la metta e la capacità di conseguire il jhana, viene praticata soltanto fin quando non si ottengono appunto gli stati jhanici e poi si prosegue. And then once the concentration is stable and strong, then in the practice, while you're doing the metta bhavana, there is the decision that arises in the mind to now begin the metta bhavana. And then begin the vipassana bhavana. Yeah. Okay. Quindi quando la concentrazione si è molto stabilizzata ed è davvero profonda, a quel punto spontaneamente durante la pratica di metta si manifesta la volontà di iniziare con la pratica di vipassana. And with this thought, this constitutes what's technically called emerging from the jhana. Emerging. E questo tecnicamente viene chiamato, viene detto emergere dai jhana. And then taking that concentration as an object, you begin to do the vipassana practice. Poi prendendo come oggetto quella concentrazione si comincia a fare la pratica di vipassana. So that's a longer term project. E questo è un progetto veramente a lungo termine. And that's as can be done for a very long period of retreat, say 3 months, 4 months. E si può fare per periodi di ritiro piuttosto lunghi, perlomeno 3-4 mesi. And then in general, in the vipassana practice, you can do the same thing as we do here in the metta practice, being if you encounter difficulty, and it's really extreme difficulty, then you can begin to do vipassana practice until the mind settles down. Sorry, while you're doing the vipassana, if you encounter... Then in general, this is separate from those other two things, but in general, if you're doing the vipassana practice, yes, and you encounter severe difficulty, yes, then you can begin to do metta practice. You said vipassana? Yeah. Okay. Until the mind settles down. Allora, quando poi durante la pratica di vipassana, qualora si incontrino delle grandi difficoltà, allora si può decidere di iniziare la pratica di metta fino a quando non si ritrova una stabilità. So there are these 3 ways that you can use the metta practice in support of the vipassana. Ci sono dunque questi 3 modi per utilizzare la pratica di metta come supporto per la vipassana. But please be careful not to mix them indiscriminately. Ma la raccomandazione è di non mescolarle in modo indiscriminatamente. You know, a little of this, a little of that, a little of this, a little of that. Sì, un po' di questo, un po' di quello e così via. This is just restlessness. Questa è irrequietezza. So if you're doing one, do that. Quindi se si pratica una, si pratichi quella. And if you're doing the vipassana, you can use the metta in support of that, but not to mix it up too much. Si può utilizzare la metta come supporto per la vipassana, ma senza mescolarle troppo. So that's all I want to say about that. E questo è quanto. And I want to continue tonight to talk a little bit more about integration. Quello che vorrei fare questa sera è parlare un pochino di più dell'integrazione. Beginning, of course, with continuing a bit to talk about metta in action. Continuando a parlare ancora un po' della metta in azione. I found this really lovely quote by Tenzin Palmo. Ho trovato questa citazione molto bella di Tenzin Palmo. And most of you probably know she is a Tibetan or a nun in the Tibetan lineage. Molti di voi probabilmente la conoscono, è una monaca nella tradizione, nel lignaggio tibetano. Who for 12 years lived by herself in a cave in Sikkim in northern India, che è in the Himalayas. Che è vissuta da sola per 12 anni in una caverna nel Sikkim in India. And she wrote a book called Cave in the Snow. E ha scritto un libro chiamato La caverna nella neve, la grotta nella neve, non so come è stato tradotto in italiano.
She's quite an amazing yogi. È una yogini veramente straordinaria. And for most of us, spending 12 years by ourselves in a cave, it's like, oh, I don't know about that. E molti di noi probabilmente avrebbero qualche preoccupazione rispetto all'idea di passare 12 anni da soli in una caverna. And even though when you meet her, she's quite a normal person, when she talks about her time in the cave, she says, I was just really happy there. E quando la si incontra è una persona del tutto normale, e quando parla di quel periodo passato da sola nella grotta, quello che dice semplicemente è sono stata davvero tanto felice. And here's what she has to say about integration. E questo è quello che lei dice rispetto all'integrazione. If we are really sincere in having the Dharma in our heart, se siamo veramente sinceri, abbiamo il Dhamma nel nostro cuore, the Dharma starts right here, right now. Il Dharma comincia qui e ora. With our children, our parents, our partner. Con i nostri bambini, i nostri genitori, i nostri compagni. Our business colleagues, the people we meet, our neighbors. I nostri colleghi di lavoro, i nostri vicini, le persone che incontriamo. All those beings with whom, for some reason or another, we are karmically connected. Tutte quelle persone con le quali per un motivo o un altro siamo karmicamente collegati. These are the people with whom we really have to purify our hearts. E sono queste le persone con le quali dobbiamo veramente purificare il nostro cuore. Because if we cannot do it with them, then with whom else? Perché se non siamo in grado di farlo con loro, con chi altro lo faremmo? And otherwise we can have big fantasies about attaining enlightenment. E potremmo quindi avere grandi fantasie rispetto alla nostra possibile illuminazione. When we cannot even develop a little understanding and sympathy for our children or our colleagues. Se non riusciamo a sviluppare neanche un po' di comprensione ed empatia o simpatia per i nostri bambini e i nostri colleghi. She says it quite straight, doesn't she? È molto diretta, no? It's not only about in here. Quindi non si tratta solo di quello che abbiamo fatto qui. It's about maintaining and developing that same empathetic bridge and that same goodwill that we have here with the real people out there. Si tratta di riuscire ad avere lo stesso ponte di empatia che abbiamo sviluppato qui anche con le persone al di fuori. So tomorrow you'll go out into the world. Domani quindi rientrate nel mondo. And hopefully you take whatever you have understood and opened to here, hopefully you take it with you out there. Ed è augurabile che portiate lì ciò che avete appreso e compreso qui. And a number of people have said, well, how do we do that? E un certo numero di persone hanno detto, ma come facciamo a farlo? And I'll have some practical things to say in a little while, but at first I want to speak just a little bit more about metta in action. Ne parlerò sul piano pratico tra un po', ma prima vorrei parlare ancora un pochino della metta in azione. Because that's a huge support. Perché è un sostegno enorme, è un grande sostegno. If we take our speech and our action as a field of practice, se noi prendiamo la nostra parola e le nostre azioni come un campo per la pratica, it makes the whole world a meditation hall. Questo rende il mondo intero una sala di meditazione. And as I was saying in here this morning, we're so conditioned in here to be a certain way. E come dicevo stamattina, siamo così condizionati quando entriamo qui dentro a essere in un certo modo. But how do we take that out there? Ma come lo portiamo al di fuori, all'esterno? Where conditions are really, really different. I mean, there's no denying that. Là dove le condizioni sono oggettivamente molto diverse, non lo si può negare. You're not surrounded by people who are reading off the same page, for starters.
Non siete circondati da persone che leggono la stessa pagina, che si basano sugli stessi insegnamenti. And you're not in silence either. E non siete neanche in silenzio. And you have to do a whole bunch of stuff. E dovete anche fare tante cose. And there are all those people. E c'è tutta questa gente. All those people. C'è così tanta gente là fuori. That family member who is a deep enemy. Who rings you on the phone. Quel parente che è il tuo grande nemico ti telefona. Or the boss from hell. O quel capo dall'inferno. Well, or the coworker who we've been trying to get along with all this time, but it's really a struggle. O quel collega con cui abbiamo cercato di andare d'accordo per tanto tempo, ma veramente senza riuscirci. Or just the day-to-day grind and the anxiety that can come in, keeping our life together. How do we pay the bills? Ma anche semplicemente quella fatica, quello stress quotidiano che può dipendere anche semplicemente dal chiedersi come pagare le prossime bollette. And for some reason, for some people, it's like, oh, what am I going to cook for dinner? E per molti può essere anche semplicemente che cosa cucinerò per cena questa sera. There are all sorts of things that bring up these deep anxieties and worries and tension. Ci sono così tante cose che possono far emergere delle ansie, delle preoccupazioni profonde. So, of course, here's where we have to define practice differently. Ed è qui che a questo punto bisognerà definire in modo diverso la pratica. And not to have that black and white idea, this is practice here and that out there is life. Senza avere quella divisione in bianco e nero, per cui qui c'è la pratica e là fuori c'è la vita. Because that's actually, as Tenzin Palmo indicates, that's actually a false dichotomy. Perché, come ha detto molto chiaramente Tenzin Palmo, questa è una dicotomia errata. So, what about this metta in action business? Quindi, che dire a proposito della metta in azione? Metta in action is this kindness, this friendliness, this goodwill that manifests as bodily action. Si tratta della metta in azione, è quella gentilezza, quella benevolenza che si esprime attraverso le azioni. And so we can play with this as a practice. E possiamo giocare con tutto ciò come una pratica. Finding ways in our own lives to bring metta in action into our lives, at least once a day. Trovando il modo nelle nostre vite di mettere in pratica la metta almeno una volta al giorno. And it's the small things that can make a big difference to other people. E sono le piccole cose che possono fare una grande differenza per gli altri. And so this practice becomes a kind of a daily way of getting out of our little bubble of me. Questa pratica può diventare un impegno quotidiano, l'impegno di uscire da questa bolla ristretta del mio io. Sometimes in very small ways. A volte anche in modi molto semplici. I remember when I was probably in my mid-20s. Mi ricordo quando avevo, a metà dei miei 20 anni. I was living in a big city. I was living in Honolulu, which has about 1 million people. Vivevo in una grande città, Honolulu, che aveva circa 1 milione di abitanti. And one day I was going from where I had my flat to a laundromat. E un giorno stavo andando dal mio appartamento a una tintoria, diremmo noi. And I went to catch the bus, and the bus driver wasn't your usual bus driver. E andando a prendere l'autobus, l'autista non era quello solito. I come up the stairs with my backpack full of my laundry,
And he says, "Hey, come on in, he was like inviting me into his home. Ero lì che salivo le gradini per salire sull'autobus con il mio zaino pieno di biancheria sporca e questo signore mi fa: ehi là, vieni qui, sali pure. Era come se mi stesse invitando a casa sua. I was quite surprised actually, but everybody that got on the bus got the same treatment when they got on and when they got off. Fu davvero una sorpresa per me, ma poi mi accorsi che tutti quelli che salivano e scendevano avevano la stessa accoglienza. And I still remember that bus driver. E la cosa interessante è che io mi ricordo ancora di questo autista. 35 years later, it's like that made an impact in my life that day, and still. Me lo ricordo ancora 35 anni dopo, quel giorno e quella persona hanno avuto un impatto diretto sulla mia vita che dura ancora oggi. So touching other people with our presence in that way, just smiling at people. Quindi anche solo sorridere alle persone è un modo per toccarle in modo diretto. I mean, it's not to walk down the street and hi. That would make people feel uncomfortable. But it's, if you're having an interaction with somebody, include them in that interaction. Sì, non si tratta di girare per le strade della città con un sorriso stampato sul volto, questo forse metterebbe un po', inquieterebbe le persone che vi incontrano, ma di essere gentili con le persone con cui entrate davvero in contatto. So if you're at the shop and you've bought your groceries and you're talking to the cashier, have that friendly attitude towards the cashier. Quindi, per esempio, se siete al supermercato, in un negozio e state per pagare alla cassa, avere quell'atteggiamento gentile con la cassiera. You might make a difference in his or her day. Potreste essere la persona che fa una differenza per la sua giornata. And then there's a whole field of metta in action. There are a couple of fields of metta in action, actually, that are really worth cultivating in daily life. Poi ci sono due settori particolari della metta in azione che vale la pena coltivare quotidianamente. The first is ethical conduct. La prima è una condotta etica. These precepts we take are so precious and they're so beautifying. They're adornments of the heart. Questi precetti che abbiamo preso in questi giorni sono dei veri e propri ornamenti per noi, per il nostro cuore. And the 5 precepts, the 5 lay precepts plus this metta precept, they create a field of safety, as I said at the outset of the retreat, for each other and a field of safety for ourselves. E i 5 precetti, i primi 5 precetti più quello di Metta, offrono proprio una protezione sia per gli altri che per noi stessi. And being particularly careful with our speech. In particolare prestando molta attenzione e cura nel modo in cui parliamo. So, do we use our speech to separate and to increase hatred or not? Quindi usiamo le nostre parole in modo divisivo, creando dell'odio, oppure no? And this can be quite challenging. E questo può essere una grande sfida. Especially in this world where divisions and hatred are beginning to get more and more and more powerful. Soprattutto oggigiorno in cui le divisioni e l'odio sembrano acquistare sempre più forza. But taking on all of these precepts as a practice, not as rules, but as an active practice. Quindi prendendo questi precetti non come una regola, una legge, ma come una pratica in azione. So that's one field of practice that can be metta in action. Quindi questo è un settore, un campo d'azione in cui ci può essere la metta, appunto in azione. And then the second kind of huge field of practice of metta in action is
dana, which is generosity. Poi il secondo enorme campo di pratica della metta è dana, cioè la generosità. And it also is going in exactly the opposite direction as a lot of society is going. E anche questa va proprio controcorrente rispetto a dove sta andando attualmente la società. So it feels like when practicing generosity, it can feel like we're being subversive in a quite lovely way. Quindi quando pratichiamo la generosità può sembrarci di essere quasi un po' sovversivi in un modo molto positivo. In the world today, there is this growing kind of separation between the very rich and the rest of us. Nel mondo attuale c'è questa crescente dicotomia e separazione tra chi è davvero molto ricco e tutti quanti noi altri. And there is this tendency in our society to just accumulate things and to hold on to things. Nella nostra società c'è la tendenza ad accumulare e ad aggrapparci alle cose che abbiamo accumulato. But one of the joys of this meditative life, and certainly life of a monastic, is that you learn what you really need and what you don't need. Ma una delle gioie di questa vita meditativa e sicuramente per noi monastici è che si impara a capire di che cosa abbiamo davvero bisogno e di che cosa invece no. And we don't need a whole lot. E non abbiamo poi bisogno di così tanto. We need shelter, we need food. Healthcare is good. Education is important. But in terms of stuff, we don't need so much. Abbiamo certamente bisogno di un tetto sulla testa, di abiti e cibo. Educazione certo è una buona cosa, ma non abbiamo bisogno di accumulare così tanta roba. I've gone from having 2 houses in 2 countries to dragging 2 suitcases around with me. And that feels like way too much stuff. Sono passata dall'avere 2 case in 2 paesi diversi ad avere 2 valigie che mi porto appresso quando viaggio e anche questo mi sembra anche troppo. But the thing about dana, generosity, is that there's so much joy in sharing. Ma quello che è così particolare della generosità di dana è che si trae tantissima gioia dalla condivisione, dal fatto di poter distribuire ciò che si ha. And all the things that we can accumulate that are more than what we need are things that we can share and pass along to other people. E tutte le cose che accumuliamo e che sicuramente sono molto più di quanto non abbiamo effettivamente bisogno, sono cose che possono essere condivise con gli altri. Rather than just getting more and more stuff and saying, look at me, I'm rich, it's like, look at me, I'm rich. And that richness is a richness of heart that's so wonderful. E questa porta a una ricchezza del cuore che è davvero meravigliosa. And it's not even, look at me, I'm rich. It's just like, oh, here, I want to share this with you. Quindi è proprio come questo gesto in cui uno dimostra di voglio condividere questo con te. And often what happens when we begin to get this habit is this. Oh, should I give this away? Will I need it? E spesso quando si comincia a fare questa pratica ci si irrigidisce domandandosi ma questo lo potrei dare via o magari invece ne avrò bisogno. I have a very, very good friend who's a Dharma teacher in America who loves, and she's very elegant and she's a Loba type, so she loves to shop. Ho questa amica che è un'insegnante di Dhamma in America, è una donna molto elegante, del tipo Loba, le piace fare shopping. And she struggles with this, oh, am I going to need this? E per lei questo è un po' una fonte di conflitto perché si chiede ma avrò poi bisogno di questo? In this case about, clothing. In questo caso si tratta degli abiti. So she has a rule for herself that I really love. She says, okay, if I buy one thing,
I have to give 2 things away. Quindi si è posta questa regola che mi piace molto, se compro una cosa ne do via 2. And so many people have such beautiful clothes and they say, oh, Kamala gave this to me. E così tanta gente ha degli abiti, così tanti abiti bellissimi e dicono, è stato il karma che me li ha dati. And it just spreads the joy around. E questo diffonde un senso di gioia. So we can be conduits for this energy that manifests as money or things, but it's actually just metta. Potremmo quindi diventare come delle vie di comunicazione, dei conduttori di questa gioia che poi messa in pratica non è altro che metta. And whether we share monetary donations, or we share clothing, or we share our time, or whatever it is that we share. E qualunque cosa noi condividiamo, che siano abiti, che siano soldi, che sia anche il nostro tempo, there is a specific practice around how to do this. C'è una pratica specifica nel modo di farlo. So there's the reflection beforehand. Quindi prima c'è la riflessione, Considering what to give. Quindi riflettendo su che cosa dare. And it's a practice not to give too little, but also not to give too much. E la pratica è anche quella di non dare troppo poco, ma anche di non dare troppo. So in that reflection beforehand, thinking about, well, if I give this, will I really deeply regret it? Quindi riflettendo prima di donare quello che si è deciso, riflettere, ma poi me ne pentirò in fondo alla fine? Maybe because we need whatever it is, or we're just not ready to let it go. Potrebbe essere perché poi tutto sommato ne potremmo avere bisogno, o forse non siamo ancora pronti per lasciarla andare. And then maybe backing off a little bit. E allora si può fare un passetto indietro. And then there's a reflection as we're giving and making it a conscious act, not just saying here and then running away. Quindi c'è poi una riflessione proprio nel momento in cui si dà, rendendolo un atto consapevole. Quindi una cosa che non si fa di corsa e poi scappando via. And in Burma, I've learned so much about the way people in Burma give and receive. E io ho imparato davvero tantissimo in Birmania sul modo in cui, osservando il modo in cui le persone donano e ricevono. Because when people receive something, the first thing they think is, oh good, I can share this. Perché la prima cosa a cui le persone pensano quando ricevono qualcosa è, ah che bello, allora posso condividerlo con qualcun altro. About 10 years ago, there was a big cyclone that went through Burma, Cyclone Nargis. Una decina d'anni fa c'è stato un ciclone devastante in Birmania. And I had at the time a relatively small amount of cash stashed in the safe, the monastery safe. E io avevo una piccola somma di denaro che era nella cassaforte del monastero. And this was, these were my funds that I used if I needed medical expenses or whatever it was. Erano i soldi che utilizzavo se mi servivano delle cure mediche o altre cose importanti. But when the cyclone hit and the whole village was just destroyed. Everybody. I mean, this was this huge natural disaster. I thought, well, what good is that money doing in the safe? And so I bought rice and oil with it, and the Sayadaw the abbot of the monastery, arranged for a rice offering for the community.
E quando ci fu questo ciclone devastante, il villaggio fu completamente distrutto. A quel punto, quindi proprio una catastrofe naturale. E lì mi chiesi, ma che cosa ci sta a fare questa quantità di soldi? Cosa ci stanno a fare lì al sicuro in cassaforte? E allora li diedi al Sayadaw, il quale organizzò una donazione di riso per tutti gli abitanti del circondario. So for me, it was not a huge sacrifice. Devo dire che per me non fu un grande sacrificio. And so about 100 people were given this relatively big bag of rice and oil. Anche l'olio. E circa un centinaio di persone ricevettero un sacco piuttosto voluminoso di riso e anche dell'olio. Which to Burmese people is kind of, this is like giving people bread and, butter. Che per i birmani è proprio la base, come dare pane e burro. It's a staple food. Sì, è proprio il cibo And if there's rice and principale. oil, there's at least something to eat. E se c'è riso e olio, perlomeno c'è qualcosa da mangiare. The day after that, and this was what touched me most, it made me feel very humble about what I'd done, because the day after that, the monks came to me after they came in from their alms round in the morning, and they said, "We got so much more rice today than we did yesterday." Il giorno dopo accade qualcosa che mi riempì di umiltà. I monaci, tornati dal giro delle questue, mi dissero: abbiamo ricevuto oggi molto più riso di quanto non avessimo ricevuto nei giorni scorsi. And they described to me how they had walked down the road and there were people waiting with these steaming little pots of rice that they'd cooked that morning specifically to offer. So happy to be able to do this. E mi hanno descritto questa scena appunto dei monaci in fila per la questua, e c'erano queste persone con queste ciotole piene di riso fumante, felici di essere in grado di poterle donare ai monaci. They received a little something and they were so happy to be able to give. Avevano ricevuto un pochino di qualcosa ed erano felici di essere in grado di donare. And since then I've seen this hundreds of times, something similar. E da allora ho visto centinaia di volte accadere qualcosa di simile. A very good friend of mine is, she grew up in Yangon and she has two elderly parents, well, obviously two. Her parents are quite elderly. E ho un'amica cresciuta a Rangoon che ha 2 genitori anziani. And often I share whatever dana I have with them because there's no social safety net, no pensions that people have. Children are the people who support their parents in their old age. E spesso io divido con loro il dana che ricevo, perché in Birmania non c'è un sistema pensionistico, sono i figli che mantengono i genitori nella loro tarda età. And sometimes I buy them things that I know they won't buy for themselves, like food. E spesso compro delle cose che so che loro non sarebbero in grado di comprarsi, sostanzialmente del cibo. And they've adopted me long since as a daughter, so it makes me really happy to be able to do this because both of my biological parents are gone. E da tanto tempo mi hanno proprio adottato come una figlia, e essere in grado di aiutarli mi dà grande gioia, perché i miei genitori sono mancati già da tanto tempo. And it's the same with these two lovely elderly beings. I give them something and they immediately turn around and they share it with the neighbors, they share it with the monks in the morning that come by the apartment building. And it's, at first I'm like, wait, I bought that for you. E la cosa straordinaria di queste 2 persone anziane è che non appena io gli do qualcosa, il giorno dopo subito sono lì che la condividono con i vicini o con i monaci, e io all'inizio pensavo, ma un momento, ma l'ho dato a voi. But I've learned from them is, well, we only need so much and we're so happy to share it with everybody.
Ma quello che ho imparato da loro è che per loro hanno già ricevuto abbastanza, è sufficiente, il resto lo condividono con gli altri, sono felici di farlo. So this, in the actual act of giving, there is this joy, and there's a joyful receiving as well. People aren't shy to receive. They say, "Oh, thank you," rather than, "Oh, that's okay." E quindi c'è veramente una grande gioia nel dare, ma c'è anche questa facilità, questa gioia spontanea nel ricevere, in cui non c'è quella sorta di finta ritrosia che a volte si potrebbe dimostrare. And what it's taught me is, how I see the world is like, there's only so much stuff to go around. E quello che ho imparato da tutto questo è che prima mi sembrava che ci fosse solo una certa quantità di roba disponibile. Both, real tangible things, but also, there's only so much metta to go around. Or whatever it is. We tend as Westerners to have this attitude of, well, if I give this away, there won't be enough for me. Come occidentali abbiamo un po' questa tendenza, questo riguarda anche, se vogliamo con la metta, la tendenza di dire, se do via questo poi magari non ne resta abbastanza per me. But what I've learned, and I'm still learning from these people, is when you are generous and you give of your heart or of your tangible possessions, it actually magnifies what you have. It's especially in terms of heart gifts. The field is infinite, and when you give something, it doesn't mean there's less for you. It means there's more. Quello che ho veramente imparato e sto ancora imparando da queste persone è che in realtà più dai non è che quindi ti resta di meno, in realtà quando doni è come se il tuo cuore ricevi il doppio, insomma il tuo cuore si amplifica, la gioia si moltiplica. And then after an act of giving, then there's the reflection of the joy of doing that. E poi dopo l'avere donato c'è la riflessione attiva del fatto di appunto di avere donato qualcosa. And as I said way back when I was talking about what metta is and what its proximate causes are, one of the proximate causes of metta is seeing the goodness. E come ho detto tempo fa, una delle cause prossime della metta è vedere la bontà. So the more generous we are, the bigger our field of possible goodness to reflect upon is. Quindi più siamo generosi, maggiore è la possibilità, la quantità di gioia su cui è possibile riflettere. So when you're generous with your friends, when you're generous with your family, when you're generous with this center, these small acts of giving are things you can remember. So do them consciously. Remember having done them. And later you'll be able to think, oh, that was so great. I was able to give that. Quindi quando voi siete generosi con i vostri parenti, con i vostri amici, anche con il centro, veramente siatene consapevoli, ricordatevelo, perché poi in seguito, quando ci ripenserete, potrete rallegrarvi del fatto di avere donato qualcosa. And the memory of having been generous will erode the self-judgment that we all tend to walk around with. E il ricordo di essere stati generosi farà diminuire quel senso di non essere mai abbastanza donativi con cui spesso noi andiamo in giro, come siamo autogiudicanti. When we reflect upon that later, this little bit of metta can arise for ourselves. E quindi dopo, riflettendoci, questo fa sorgere un po' di metta nei nostri stessi confronti. So not only, it's just this wonderful win-win situation.
Quindi non è questo do ut des, diciamo. Because we're helping other people and we're allowing the heart of metta to open in ourselves. Quindi noi da un lato stiamo aiutando le altre persone, ma al tempo stesso stiamo aprendo il nostro cuore ad aprirsi, appunto. I mean, it's really the best thing in the world. One of the best things in the world. Veramente una delle cose migliori di questo mondo. Some friends and I have an organization, a small informal organization in Switzerland we call Metta in Action. E insieme ad alcuni amici abbiamo una piccola organizzazione in Svizzera che si chiama Metta in Azione, Metta in Action. Only one of us is Swiss, but it's up there as a formal entity. Soltanto uno di noi è svizzero, comunque la sede come entità formale è in Svizzera. 4 of us are American, there's an Irish person, a Swiss person. 4 di noi siamo americani, poi c'è un irlandese e uno svizzero. And we're all doing some version of this. We're all teaching Dhamma. E siamo tutte persone che in qualche modo o l'altro insegniamo il Dhamma. And through the year we collect donations from people who know what we're doing. Nel corso degli anni raccogliamo delle donazioni dalle persone che sanno che cosa stiamo facendo. And every year in December and January and February and March, we gather together, all of us 6 in Burma, and we give it all away. E a dicembre tutti gli anni ci incontriamo tutti e 6 in Birmania e diamo via tutto quello che abbiamo ricevuto. And this is all completely word of mouth. People know we're doing this, and so they give us 20 euros here, $10 there. And by the end of the year, we've got usually the equivalent of about $60,000 US dollars to offer. E è una cosa che viene diffusa così da una persona all'altra e le persone donano magari $10, $20, 20 euro e poi alla fine dell'anno normalmente siamo riusciti a raccogliere riusciamo a raccogliere $60.000. And it truly feels like this is not money. This is just metta in money form. E questo noi sentiamo che davvero non sono soldi, ma è metta sotto forma di denaro. And we're just the conduits of this, because there are so many people who offer. E noi siamo soltanto coloro che permettono che ciò accada, perché in realtà sono tutte queste persone i donatori. So we support schools and nunneries and hospitals and all sorts of stuff. E quindi there's this whole number of projects we support every year, and we've been doing that for about 10 years. E quindi abbiamo tutta una serie di progetti che stiamo sostenendo da una decina d'anni, ci sono scuole, ospedali, monasteri, eccetera. And it's such a celebration of metta and interconnectedness. Ed è una vera celebrazione, una festa della metta e dell'interconnessione. And, you know, this dana comes from all sorts of people all around the world. And it goes to people who can really use it. E questo dana arriva da persone da tante parti del mondo e alla fine arriva a persone a cui davvero serve. And they in turn do the same thing. E loro a loro volta fanno lo stesso. So we give dana to nuns, and then they do what they do with it to support a whole bunch of orphans. Quindi noi diamo il dana delle monache e loro a loro volta fanno quello che possono per aiutare degli orfani. Or we give dana to a student so that they can go to medical school. Oppure diamo il dana degli studenti perché possano andare all'università. And then some years later we discover they've gone back to their village and they're supporting their whole village. E poi anni dopo sono diventati medici e scopriamo che sono tornati al loro villaggio e quindi prestano lì il loro servizio. So, I mean, this is just one example of what it's possible to do with Metta in Action.
Questo è solo un piccolo esempio di ciò che è possibile fare con la metta in azione. There's so many possible fields of this. Ci sono infiniti campi in cui questo si può manifestare. In our communities, in our countries, here in Italy. You know, it doesn't have to be in Burma. Nella nostra comunità, nel nostro paese, non è detto qui in Italia, non è detto che debba accadere in Birmania. To find a way for yourself to bring this metta alive and into action. Per trovare il modo in cui ognuno possa rendere viva la metta e trasformarla in azione. It could be something like what we do in Burma, or it could just be volunteering somewhere. It could be supporting environmental causes, social causes. Potrebbe essere It's an immense field of action, and it just is up to your imagination as to how you do this. Potrebbe essere qualcosa come quello che facciamo noi in Birmania, ma potrebbe essere fare volontariato, occuparsi dell'ambiente, tutto quello che a voi nella vostra creatività può venire in mente di fare. We're not meant to be passively living in this world. Non siamo fatti per vivere passivamente nel mondo. I mean, I am quite sure in my own self right now that, you know, there's much more to life than just collecting a paycheck and living from day to day until, you know, someday we retire and then die. Io sono più che certa, almeno per quanto mi riguarda, che la vita è molto di più che non semplicemente ricevere l'assegno dello stipendio a fine mese e poi vivere alla fine, andare in pensione fino a quando non si muore. And bringing meaning into our lives can look like so many things. E portare del significato nella nostra vita può assumere tantissimi aspetti diversi. But no matter what it is, it always in its essence is this metta in action. Ma qualunque cosa sia, di qualunque cosa si tratti, in essenza, alla fin dei conti, è sempre un aspetto di questa metta in azione. Because the darkness around us is really, really deep. Perché l'oscurità intorno a noi è davvero molto profonda. And it's getting deeper. E sta peggiorando. So how can we bring a little light into that right around us? Quindi come possiamo portare noi un po' di luce intorno a noi? How can we make somebody else's life a little better? Come possiamo migliorare la vita di qualcun altro? There's an expression in English, we say paying it forward, as opposed, you know, if somebody loans you money, you pay it back. But paying it forward is making an offering for the future. Sostanzialmente si tratta di fare un'offerta che ricada nel futuro, che apporti i suoi frutti nel futuro. So how can we pay it forward? Quindi come farlo? And it could be something quite small. Potrebbe essere anche qualcosa di piccolo. And kind of fun. E anche divertente. Random acts of kindness. Random acts. Random acts. Azioni random, casuali di gentilezza. Atti casuali di gentilezza. So perhaps, for example, you have the habit of buying a coffee every morning. Poniamo che abbiate l'abitudine di comprarvi un caffè, di prendere un caffè tutte le mattine. And there's a regular place you do this near your workplace. E ci andate tutte le mattine prima di andare al lavoro. So what would it be to go in there one day for your regular coffee? Come sarebbe se andandoci tutti un giorno per prendere il vostro solito caffè and to pay for your coffee, pagandolo, and then to give the cashier enough money to pay for the next 10 people in the queue. E poi dargli abbastanza denaro perché possa offrire il caffè alle 10 persone che sono in fila dietro di voi. Why not? Perché no? And you know, those people, they're going to walk out of there with a lift. It's like, wow. And then they're going to tell everybody at work that this happened to them. So it's like you've dropped a happiness stone into this pond and it goes out.
E quindi questa gente uscirà veramente sorpresa e elettrizzata e racconterà magari il tutto al lavoro, ed è un po' come gettare veramente della luce in questo stagno. Or just randomly offering dana to Shani or something. You know, whatever it is. Oppure magari offrire del dana a Gianni, un po' a caso. You know, Veniamo a caso a Gianni. send him some chocolate. Ah, un regalo di cioccolata. But whatever it is, you know, to bring more happiness into the world. Qualunque cosa sia che possa portare un po' di felicità in questo mondo. So that's metta in action, and it's fun. E questa è la metta in azione ed è davvero divertente. And again and again and again, it brings us to this place of thinking of others. E ci riporta continuamente a questa dimensione in cui pensiamo e ci preoccupiamo per gli altri. So it's a whole field of informal practice. E questo è tutto un ambito gigantesco di pratica informale. And then I want to talk just briefly, because I don't want to go too far over time, about the practice itself. Parlerò adesso brevemente, perché non vorrei andare oltre l'orario, della pratica in sé. Because this is an obvious field of cultivation of metta in action. Perché ovviamente questo è un campo molto chiaro di metta in azione. And also, of course, metta in mind. E anche ovviamente della metta nella mente. And if you can keep your practice going at home, things, yes, home is different from here, and it's going to be different, but you can keep a certain amount of momentum going. E se riuscite a mantenere almeno un po' di questa pratica a casa, e certo le cose avranno un aspetto diverso, la pratica assumerà un aspetto diverso, però se riuscite a mantenere un po' di questo slancio, di questa corrente che avete acquisito qui. And in addition to this informal practice that looks like metta in action, there's informal practice that we can do through our entire day to keep a momentum of metta going. E oltre alla pratica in azione, la metta in azione di cui ho parlato prima, c'è un altro campo di metta informale in azione che possiamo svolgere nel corso della nostra giornata, durante tutta la giornata. The bookends for this are the moment we wake up and the moment we go to sleep. E l'inizio e la fine di questo è il momento in cui ci alziamo e il momento in cui andiamo a letto. So if we have the habit of just before we get out of bed and as we get into bed at the end of the day, just for 30 seconds or a minute, cultivating loving kindness, that already is practice. Quindi per esempio se prima di alzarvi, prima di addormentarvi la sera, per 30 secondi, un minuto, prendete l'abitudine di coltivare la metta, la gentilezza amorevole, questa è già metta in azione, già moltissimo. And then through the day there are lots of small moments when we can cultivate loving kindness. E poi durante la giornata ci sono tantissimi momenti in cui è possibile coltivare la gentilezza amorevole. Whenever you're not doing something that takes your attention. Questo tutte le volte in cui non state facendo qualcosa che assorbe la vostra attenzione. And there's a space in your day. Momenti in cui c'è un po' di spazio nella vostra giornata, However small. anche se molto piccolo. And often this is what we fill up with activity of our thumbs. E questo di solito sono quei momenti che riempiamo con le attività delle nostre dita, con gli smartphone. But instead of doing that, how about cultivating loving kindness? Ma invece di fare questo, che ne dite di coltivare la gentilezza amorevole? So, for example, we're walking down the street and we stop at a red light. Per esempio, stiamo camminando e ci dobbiamo fermare a un semaforo. There are many people going by in cars, people around us standing. It's just,
well, happy, peaceful, well, happy, peaceful. Ci sono Lots of possibilities there. decine di persone da cui siamo circondati sul marciapiede, persone che passano in macchina, felice, in pace e che stiano bene, eccetera. Or a bus goes by, it's like, whoa, may they all be well, happy, and peaceful. Oppure passa un autobus che possano essere felici, in pace e stare bene. I really like airplanes. A me piacciono gli aeroplani. And I can totally relate to that, because being in an airplane is such a miserable environment. E posso davvero entrare in connessione con quello, perché stare in aereo è un ambiente davvero tremendo. You know, there are 300 people jammed into this small thing and flying through the air up there. Ci sono 300 persone chiuse in quell'aeroplano a miglia di altitudine. And there's no guarantee they're going to land safely. E non ci sono garanzie che possano atterrare in salute. May you be well. Che voi possiate stare bene. I don't like to fly, and I do it a lot. And I think of people when, oh, may they be safe and protected. Io volo molto e devo dire non mi piace volare, quindi auguro sempre molto gioia, salute e felicità alle persone che vedo negli aeroplani. Or maybe you hear that sound and you know a text has arisen on your telephone. Oppure sentite quel tipico rumorino e sapete che c'è un messaggio sul vostro cellulare. So before you whip your phone out and reply with another message, what about just waiting for a moment? Quindi magari invece di immediatamente tirare fuori dalla tasca il cellulare e rispondere, perché magari non fermarsi un attimo? You can take out your phone and see who it is. Potete tirarlo fuori, guardare chi è. And then say, oh, may you be well, happy, and peaceful. E puoi vedere di chi si tratta e poi dire che tu possa essere felice, che tu possa stare bene, che tu sia in pace. Maybe do that a couple of times. E forse si può fare anche un paio di volte. And if it's a difficult person, e se è la persona difficile, il nemico, you may need a few minutes. Potreste avere bisogno di un po' di minuti di metta. But I guarantee you that will change the tone of your response. Ma vi garantisco che questo cambierà il tono della vostra risposta. And if you are on social media, this is essential. E se siete sui social, questo è assolutamente essenziale. I don't have a Twitter account. I don't have a Facebook account. I used to have a Facebook account, but it can suck us into things that then we regret saying. Io non ho un account Twitter, ne avevo uno di Facebook che ho cancellato e davvero possono risucchiarci e ci potremo ritrovare a dire delle cose che non avremmo voluto dire. Or just this endless blah 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 blah. O semplicemente c'è quell'infinito chiacchiericcio inutile. But what if we look at our feed? Is that what? Yeah, it's called a feed, right? We look at our Twitter feed and we go, oh, may all these beings be well, happy, and peaceful. Oppure potremmo guardare il nostro Twitter qualcosa e potremmo augurargli di bene, di stare in salute e essere felici. And then we add to it. E poi magari aggiungiamo qualcosa. Or maybe we're again at the place where we get our coffee. Oppure siamo di nuovo in quel bar dove prendiamo il caffè solitamente. And we're waiting in the queue. E stiamo aspettando in coda. We don't have to be impatient. And it's like, oh, come on. Non è necessario essere subito impazienti, qua non ne vengo fuori. We can be cultivating loving kindness for the barista behind the counter who's, running around like crazy. Potremmo coltivare la gentilezza amorevole verso quel povero barista che corre come un matto avanti e indietro. Or maybe we're the barista. O forse siamo noi baristi. So, as the coffee comes out, oh, may this person be well, happy, and peaceful. There's so many ways of doing this. E quindi mentre prendiamo la tazzina e la offriamo al cliente, che possa essere felice, in salute e in pace. Ci sono infinite possibilità.
And this practice is so flexible. Questa pratica poi è davvero infinitamente flessibile. So be creative. Have fun with it. Quindi siate creativi e divertitevi anche. I like to occasionally every year, as part of my practice, do long distance walking. A me piace, per esempio, come parte della mia pratica, fare delle camminate su lunghi percorsi. So I put a pack on my back, I go walk the Camino in Spain, and it's a metta walk. Everyone I see, everyone I encounter, I take it as a kind of a formal practice. And I'm not very good at it probably, but still now, having done that, when I walk anywhere, even like from here down to the house and back, well, happy, peaceful, well, happy, peaceful. It's become such a deep habit that I can't not do it. E questa parte della pratica, nel mio caso, mi metto lo zaino in spalla e vado a fare il cammino in Spagna, com'è che si chiama? Cammino di Santiago, e quindi mando gentilezza amorevole nei confronti di tutte le persone che incontro, e ogni passo è una frase di gentilezza amorevole. Questa è diventata la mia abitudine, al punto tale che anche qui, andando dalla casa alla sala di meditazione, ogni passo è felice, stare bene in pace, felice, stare bene in pace. È diventata proprio un'abitudine a cui non posso rinunciare. And the more we do this informally, the more we reinforce that habit. E più lo facciamo in modo informale, più rinforziamo l'abitudine. And it's not to be underestimated. E questo non va sottovalutato. Because if you cultivate loving kindness in this informal way, for 60 seconds, 60 times a day, it's an hour. Perché se coltivate la gentilezza amorevole in questo modo informale per 60 secondi, 60 volte al giorno, diventa un'ora di pratica. So if you're doing your kids' laundry or fixing a meal for your family, use this as a place of practice. Quindi se state lavando i panni dei vostri bimbi, se preparate la cena per la famiglia, usate anche questo come terreno di pratica. And even if your life is insanely busy, you can put in a significant amount of time every day in practice. E anche se avete una vita mostruosamente impegnata, comunque potete trovare quei piccoli momenti in cui riuscite a inserire la pratica informale. Besides that, you're being the light in your neighborhood. Oltre al fatto di essere la luce per i vostri vicini. And this is no small thing. E questa non è poca cosa. You're being the light in your workplace. This is no small thing. Siete la luce nel vostro posto di lavoro, anche questa non è poca cosa. And the high practice, of course, is being the light in your family. E la And this is a huge thing. La pratica più impegnativa è quella di essere una luce nella propria famiglia, e questa è una cosa enorme. And when we practice metta in this way, it's like we drop a pebble into a pond. We don't know where those ripples will go. Quando pratichiamo il metta in questa maniera è come quando facciamo cadere un sassolino in un laghetto, in uno stagno. Non sappiamo dove le onde arriveranno. And the same goes for metta in speech, as I was talking about last night. E questo riguarda anche la metta nelle parole, nella parola. So if you inhabit a part of the world that's difficult, like politics or academics or some place where there's a lot of strife and competition. Quindi se vivete in un ambiente dove c'è moltissima lotta e competizione, come per esempio nel mondo accademico oppure in politica, you can be the one person in the room that balances everything rather than inflaming everything. Voi potete diventare la persona che porta equilibrio alla situazione invece di infiammarla e renderla ancora più accesa. Because this is what metta does.
perché questo è ciò che fa la metta. So that's informal practice. Quindi questa è la pratica per quanto riguarda la pratica informale, Which is most of our lives. che poi è la maggior parte della nostra vita. And then, of course, formal practice E poi ovviamente c'è quella formale, will be a refuge che sarà il vostro rifugio, if you have the time to do it. se avete il tempo di farlo. Some people are very disciplined, and I wish I were, but I mean, part of the reason I'm a monastic is to give me that external discipline. Ci sono persone che sono estremamente disciplinate e mi piacerebbe esserlo anch'io, ma uno dei motivi per cui faccio la vita monacale è proprio perché mi aiuta, mi crea questo contenitore. But I'm full of admiration for lay people who, in the midst of very busy lives, they day after day after day, they get up an hour earlier than they otherwise would have to so that they can sit before they go out the door. Ma sono piena di ammirazione per i laici che nel pieno della loro vita super impegnata sempre costantemente si alzano un'ora prima per meditare per un'ora prima di andare al lavoro. So if you can make time in your day to do formal practice, please, of course. Quindi se avete il tempo, trovate il tempo per fare la pratica formale nella giornata, ovviamente, certamente vi prego di farlo. This will make a huge difference in your life. Farà una differenza enorme nelle vostre vite. Even though it may feel like nothing's happening. Anche se potrebbe sembrare che non cambi nulla. And what works very nicely is breaking that into two pieces and having like a half an hour in the morning and a half an hour in the evening. One in the morning being a metta sit, one in the evening being a vipassana sit, as a way of priming your day with kindness and then digesting it with the vipassana in the evening. E un bel modo per distribuire la pratica nella giornata è quella di spezzarla in due parti, per esempio mezz'ora la mattina e mezz'ora la sera, facendo la pratica di Metta la mattina e di Vipassana la sera. In questo modo iniziando la giornata, infondendo la giornata della gentilezza e la sera invece utilizzando la Metta come pratica di riflessione, di riflessione. Usare la sera la Vipassana come pratica di riflessione. But please feel free to play with this, experiment. Ma sentitevi liberi di sperimentare. Everybody's life is different, everybody's mind is different. La vita e le menti di ognuno sono diverse. And so there are no formulas that I can sit here and offer. Quindi you should do this. Non vi posso offrire delle formule precostituite, dovreste fare così. So in your daily lives, if you have time for formal practice, do whatever formal practice you feel is appropriate for you in that day at that time. It could be metta, it could be vipassana. Quindi veramente scegliete voi nella vostra a seconda di della vostra giornata, delle vostre necessità, di ciò che sentite che vi fa bene. Sentitevi liberi di praticare la metta o la vipassana. And in the metta practice, there's no need to have kind of a formal, okay, I'm going to go in this month, I'm going to go through these sequences. E per quanto riguarda la metta non è necessario dirsi ok, da adesso in poi per un mese passerò attraverso tutte le categorie. If you find it helpful to do that, by all means. Se vi trovate utilità in questo, certo fatelo. But some people don't like to feel constrained by something like that. And they want to just let the metta practice manifest as it does in that day. Ma ci sono persone che non amano sentirsi condizionati e costretti in una pratica troppo strutturata e quindi preferiscono far manifestare la metta così come sentono più adatto per loro a seconda delle giornate. Please feel free to play.
Quindi sentitevi liberi di giocarci and experiment. e di sperimentare. And whatever you do with your formal practice, don't make it a burden or a second job. E qualunque cosa e comunque facciate comunque facciate la vostra pratica formale, non trasformatela in un secondo lavoro, che non diventi un peso per voi. This is not something you should do so that if you don't, you feel guilty about it. Non è qualcosa che dovreste fare per cui se non la fate vi sentite in colpa. Oh, I have to practice and I didn't. Oh no. Dovevo praticare, non l'ho fatto, mamma mia. This just becomes a burden, and then the mind doesn't want to do it. The mind rebels. A quel punto diventa un fardello ulteriore e la mente si ribella e non lo vuole fare. So do it if you can. Quindi fatela se potete farla And then see what happens. e vedete cosa succede. That's all I want to say because I've gone way over. Tutto qui quello che dirò, perché poi comunque ho di nuovo superato il tempo. And I thank you for your patience and kind attention tonight. E vi ringrazio per la vostra pazienza e la vostra attenzione. And I really, really sincerely hope that you bring this practice into your life as deeply as you can. E mi auguro davvero e vi auguro di riuscire a portare questa pratica nella vostra vita nel modo più profondo possibile. With joyful hearts. Con cuori gioiosi. Yeah. So thank you for your kind attention tonight. Quindi grazie per la vostra attenzione gentile di questa sera. Let's